Il canale navigabile è un progetto che cerca di ridare un'anima ad un'area che adesso è un refuso urbano ed è un'area inutilizzata. È un progetto che non prevede l'uso del suolo, quindi ulteriore consumo, e non prevede la realizzazione di volumetrie. Il canale era stato realizzato come opera di mitigazione idraulica e aveva avuto anche il nobile uso di connettere i territori dell'entroterra, per esempio il comune di Monserrato con la sua tradizione vitivinicola, al porto. Il tema che è uscito molto forte dai confronti con tutti i sindaci dei comuni che compongono la città metropolitana, con i consiglieri metropolitani, con i portatori di interesse, con oltre 2300 cittadini, con grande forza è uscito il tema dell'interconnessione tra i territori. Abbiamo iniziato a ragionare e a sviluppare dei progetti soprattutto per connettere tra loro le frazioni del grande patrimonio naturalistico che c'è. Abbiamo quindi scelto un progetto di alta sostenibilità che promuova l'utilizzo turistico ricreativo, ma anche l'utilizzo promiscuo di mezzi di trasporto, interconnettendo la via dell'acqua con appunto la possibilità di navigare con mezzi elettrici alle piste ciclabili che connettono già i parchi naturali della città. Cagliari è una città estremamente collinare che si sviluppa su 7 colli che si affacciano tutti sul mare. Abbiamo un sistema naturale colonizzato da 2 grandi sistemi lagunari, uno è lo Stagno di Monentargius e l'altro è la laguna di Sant'Agilla. Lo Stagno di Monentargius è un compendio naturalistico molto importante che ha una lunga tradizione industriale, era infatti il luogo delle saline cittadine, oggi in disuso, che viene riutilizzato per fruizione naturalistica e sportiva con percorsi che si diramano tra la città di Cagliari, il quartiere di San Benedetto, verso il Poetto, che è la nostra spiaggia, che è lunga 12 km in centro città. È una città che ha un grande flusso in ingresso di veicoli, ha un grandissimo numero di lavoratori che quotidianamente entra ed esce dalla città. C'è da fare un cambio di paradigma, sicuramente bisogna ancora cambiare il passo perché le persone non hanno ancora compreso il valore di trovare dei sistemi di trasporto pubblico funzionali e collettivi per minimizzare il quantitativo di macchine in ingresso. Cagliari insieme ad altri comuni dell'Interland si sono dotati di un sistema di car sharing o un sistema di bike sharing, ma ancora c'è da fare un cambio di cultura. Stiamo cercando quindi di dare continuità e sviluppo a quello che è la mobilità dolce, quindi sia la mobilità ciclabile che la mobilità pedonale all'interno di questi contesti territoriali. All'interno di questa logica, Città Metropolitana di Cagliari cerca di mandare avanti un sistema di alternative che consenta primo di implementare quello che è il TPL, quindi il trasporto pubblico locale, in maniera tale da consentire un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici. In secondo luogo, quello di poter dare l'alternativa al mezzo proprio, cioè lasciare il mezzo a casa, addirittura possibilmente eliminare il mezzo proprio e dedicarsi a quello che sono i mezzi alternativi. Mobilità sia di tipo ciclabile, sia micromobilità elettrica, mobilità pedonale e car sharing con utilizzazione di sharing delle macchine all'interno, ma anche la mobilità che interessa direttamente quello che è la via blu. È un progetto come tutti quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede il suo collaudo al 2026. È un progetto che la popolazione ha fortemente voluto. Noi come ente abbiamo deciso di accogliere questo bisogno finanziandolo per 7,8 milioni. 6 milioni destinati al dragaggio che verrà realizzato da parte del Comune di Cagliari e 1,8 milioni per la rifunzionalizzazione del canale mediante l'uso di pontili e mezzi elettrici che verrà invece promosso e portato avanti dalla Città Metropolitana di Cagliari. Il processo di partecipazione è stato portato avanti tramite il Laboratorio Metropolitano di Innovazione, l'AMME, quindi la consultazione si è sviluppata su 2 livelli, uno digitale e uno fisico. Dal punto di vista digitale si è svolta sulla piattaforma Partecipa della Città Metropolitana di Cagliari
e nella quale attraverso degli spazi interattivi i cittadini hanno potuto alimentare il dibattito pubblico. E poi ci sono stati degli eventi in presenza dove hanno partecipato circa una trentina di giovani provenienti da tutta l'Europa, che hanno appunto dato il loro contributo. Un cittadino, un turista in futuro potrà utilizzare questo canale come luogo ricreativo, come luogo turistico, potrà essere anche utilizzato in caso per esempio di grandi manifestazioni, perché davanti al padiglione Nervi, prima di sfociare sul porto, si trova lo stadio, quindi in occasione di grandi eventi, quali per esempio le partite del nostro Moto Cagliari, ci sarà la possibilità di fruire di questo sistema di trasporto pubblico anche per cercare di mitigare l'impatto sul trasporto pubblico locale e sull'utilizzo delle macchine private.